Oggi ho fatto una torta buonissima. La torta che ho fatto oggi è veramente una torta speciale. La possiamo mangiare a colazione, ma anche a fine pasto. È delicatissima ed è anche molto leggera. È molto leggera. All'interno non ci ho messo farina, quindi c'è la fecola di patate, la possono mangiare anche i celiaci. C'è uno strato di confettura d'albicocche e questo ci dà quel giusto grado di dolcezza. E poi c'è una crema che è fatta con lo yogurt, quindi io adesso finisco di mangiare la mia fettina di torta, voi intanto guardate come l'ho fatta. La prima cosa che dobbiamo fare è grattare il cioccolato. Non si fa questa torta con il cacao, dobbiamo prendere il pezzetto di cioccolato e dobbiamo grattarlo. Possiamo utilizzare una mandolina e ci vuole un pochino di tempo. Oppure se andiamo alla grattugia come questa ci mettiamo veramente pochissimo tempo e vi faccio vedere. Lo grattugiamo tutto e il nostro cioccolato sarà pronto. E ora che tutto il cioccolato è grattugiato possiamo andare a separare i tuorli dagli albumi. Gli albumi vanno montati a neve e per avere una neve ben ferma assolutamente non ci devono essere tracce di tuorlo negli albumi. Quindi dobbiamo fare molta attenzione quando le andiamo ad aprire. Ora dobbiamo andare a montare i tuorli con lo zucchero, questo è zucchero di canna, e utilizziamo un mixer con le fruste. A questo punto aggiungiamo la fecola di patate. Questa è una torta che non ha farina, quindi va benissimo per chi è celiaco. Mettiamo una bustina di lievito per dolci e mescoliamo. Aggiungiamo il burro che abbiamo fatto ammorbidire e aggiungiamo anche il cioccolato. Montiamo gli albumi a neve ben ferma . E ora questi li andiamo a unire al composto. E dobbiamo mescolare dal basso verso l'alto per non farle sgonfiare. Come stampo per infornare io utilizzo uno stampo apribile. Naturalmente se la vogliamo fare rotonda questo è lo stampo migliore, altrimenti possiamo tranquillamente utilizzare uno stampo per plum cake, va benissimo. Andiamo a mettere sul fondo della carta da forno per non far attaccare e i bordi li ho già unti con un pochino di olio. Siamo pronti quindi a mettere la torta nello stampo, livelliamo e adesso questa la possiamo mettere in forno.
Sfornata la torta, dobbiamo aspettare che si raffredda completamente prima di poterla togliere dallo stampo, altrimenti si rompe. Quindi adesso è fredda, con il coltello andiamo a staccarla dalle pareti e possiamo andare ad aprire l'anello. E la andiamo a tagliare in 3 dischi. E sul primo disco andiamo a mettere la confettura di albicocche. Questa è una confettura che io ho fatto in casa con le albicocche pellecchielle. Ed ora andiamo a preparare la crema con lo yogurt. Versiamo la panna e la andiamo a montare con lo zucchero a velo. E andiamo ad aggiungere lo yogurt. Montiamo brevemente. E la crema allo yogurt è pronta e la possiamo mettere sulla torta. E andiamo a mettere l'ultimo strato.